Benvenuti, spettatori affezionati e cercatori di verità, nel cuore pulsante di stelle turche rivelate. Oggi non vi daremo una semplice notizia, vi porteremo dentro una tragedia moderna, dove l'amore corre a braccetto con il peso soffocante della fama. E dove la fiaba che tutti credevano inevitabile si è incrinata nell'istante più atteso. Preparatevi, perché ciò che è accaduto tra le colline di Istanbul e il silenzio verdissimo dei suoi confini cambierà il vostro modo di guardare i sogni costruiti sotto i riflettori. Prima però, un piccolo promemoria, la nostra famiglia cresce grazie a voi. Iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate, attivate la campanella, e se volete un posto in prima fila in questa platea di sentimenti, il tasto iscriviti è la vostra chiave d'accesso. Un gesto piccolissimo per voi, un aiuto enorme per noi. Siete pronti a scoprire cosa si nasconde dietro il matrimonio dell'anno che non c'è mai stato? Tutto era pronto per l'apoteosi. Immaginate una villa affacciata sul Bosforo, illuminata come un set cinematografico, distese di fiori bianchi che profumavano l'aria, cristalli che restituivano l'oro del tramonto e un esercito di camerieri in livrea che scivolavano tra tavoli, velluti e bicchieri finissimi. In quel paradiso lucido, Barbactas e Yağmur Yüksel stavano per essere incoronati re e regina di una favola che milioni di fan avevano già raccontato nelle loro teste. Molto prima che la realtà la raggiungesse. Eppure, proprio quando l'aspettativa diventava respiro, nella luce preziosa si insinuò un brivido. Non fu un cambiamento lento, non fu una capricciosa esitazione. Fu un fulmine. Poche ore prima che la marcia nuziale potesse vibrare tra le sale, la protagonista scomparve. Non un ritardo accademico, non un capriccio da diva. Svanita. Nella suite da sposa, dove l'aria pareva ferma, l'abito riposava immacolato e vuoto, un fantasma di seta e pizzi. Sul tavolo da trucco, i pennelli del make-up artist giacevano allineati, come se il tempo li avesse dimenticati. La madre di Yağmur, il viso rigato da lacrime che scioglievano il fondotinta, si aggirava con un telefono muto stretto tra le dita, ripetendo in un sussurro spezzato: era felice. Stamattina mi ha abbracciata e ha detto che sarebbe stato il giorno più bello della sua vita. Che cosa è successo? Il caos cominciò a scivolare tra gli invitati come un veleno lento. Qualcuno si schiariva la voce, qualcun altro fingeva di osservare i fiori, qualcuno iniziava a digitare messaggi a raffica. E Bar, l'uomo che tutti si aspettavano di vedere crollare o esplodere, rimase una colonna di pietra nel centro della tempesta. Non era indifferenza, era fede. Mentre le malelingue già affilavano frasi e i giornalisti serravano la guardia alla caccia del titolo, lui ripeteva a voce ferma ai suoi collaboratori: conosco la donna che amo. Non avrebbe mai fatto un passo così senza un motivo che le spezza il cuore. Un motivo c'è, lo capirò. In quell'istante di umiliazione pubblica, la sua lealtà divenne il primo vero gesto d'amore della giornata. Quando il sole iniziò a scendere su un Istanbul confusa e ferita dall'assenza della sua sposa, un segnale digitale ruppe l'attesa. Un messaggio anonimo, asciutto, senza parole, soltanto coordinate. Un puntino lontano dal clamore, una casetta di campagna immersa nel verde, proprio dove la città si sfilaccia e la natura riprende fiato. Sul telefono del manager di Bar comparve quella posizione come una stella polare. Bar non esitò un istante. Lasciò alle spalle il lusso, i vetri scintillanti, le domande ficcanti, e si mise alla guida come se quel punto remoto fosse l'unico posto dove il mondo continuasse a girare. Arrivò al rifugio di legno, tra alberi alti e una luce più gentile. Lì trovò un'immagine che nessuna rivista avrebbe mai saputo immaginare. Yağmur non era una sposa in fuga per capriccio. Era una donna rannicchiata, con le braccia intorno al corpo, schiacciata non dall'amore per lui, ma dal peso bisbigliante e feroce di essere un'icona. Dovevo scappare, mormorò in un filo di voce, gli occhi gonfi di pianto liberatorio. Non da te, Bar, mai da te, ma da tutto questo. Dalle aspettative che ci stringono la gola, dalla paura di non essere perfetta per il mondo, dal terrore di perdermi in mezzo a quel rumore. La risposta di Bar riscrisse il senso di forza e dedizione. Non chiese resoconti, non nominò il denaro buttato, non lasciò scivolare alibi nell'aria. Si inginocchiò, portandosi alla sua altezza, e prese fra le sue le mani fredde. Se hai bisogno di tempo, il tempo è tuo. Se ti serve spazio, farò un passo indietro. Ma sappi che io sono qui. Voglio la vita con te, non un giorno perfetto per gli altri. In quella casa che sapeva di legno e pioggia, senza preti, senza testimoni, accadde la cerimonia vera, un matrimonio di anime.
Un abbraccio lungo, disperato e curativo sigillò una promessa che nessun si pronunciato sotto un arco di fiori avrebbe potuto superare. Mi fermo un attimo e mi rivolgo a voi, famiglia di stelle turche rivelate. Quanti di noi avrebbero avuto il coraggio di Yağmur di tirare il freno per salvare la propria sanità? E quanti avrebbero avuto la pazienza di Bar, la sua capacità di restare quando tutto spinge a scappare? Raccontatemi nei commenti cosa avreste fatto al loro posto. È egoismo o coraggio estremo? Voglio leggere ogni vostra voce. E se questa storia vi commuove, sostenete il canale con un like o con l'iscrizione. È così che questa comunità continua a respirare. Il giorno dopo, il mondo voleva sangue. Conferenze stampa, scuse pubbliche, dettagli morbosi. Ma non arrivò nulla. Yağmur e Bar alzarono un muro silenzioso e resistente. Impegni annullati, social in pausa, telefoni spenti. Si rifugiarono proprio in quella casa che aveva visto lo schianto e la rinascita, lontano dalle luci, vicini soltanto al battito del cuore. Una settimana più tardi, fu la sorella di Bar, quasi per errore, a incrinare l'embargo durante un'intervista rapida. Sono insieme, ma stanno guarendo. A volte l'amore ha bisogno di silenzio, non di fuochi d'artificio. Quelle parole, semplici come acqua, riaccesero una speranza pacata nei fan. Non slogan, non urla. Comprensione. La rete si riempì di messaggi non di rabbia, ma di sostegno. Niente conti alla rovescia, niente richieste isteriche. Molti scrivevano che è meglio una pausa sincera che un sì finto, che scegliere la verità su se stessi è più rivoluzionario di qualsiasi foto patinata. In un'epoca in cui l'amore è un algoritmo di visibilità, loro stavano componendo un'altra melodia, intima, imperfetta, onesta. La vera svolta arrivò quando Bar decise di parlare. Non in uno studio TV, non su un tappeto rosso. Registrò un video nel bosco, camminando, con la luce naturale che filtrava tra i rami e il suono delle foglie come colonna sonora. Tenendo la camera in mano, parlò con una vulnerabilità disarmante. Ho capito che un matrimonio non definisce una relazione. Che a volte il silenzio unisce più di 1000 discorsi. E che amare significa anche aspettare. Io sono qui, come le ho promesso, tornerò a parlare quando lei sarà pronta. E se vorrà? Quel video corse veloce, come se ogni spettatore avesse riconosciuto un pezzo di sé in quelle parole. Era un manifesto, ma sussurrato. La risposta di Yağmur arrivò il giorno dopo. Niente dichiarazioni ufficiali. Solo una storia su Instagram, una foto delle loro mani intrecciate, con le dita arrossate dal freddo, vere e vissute, e una frase breve. Precisa come una puntura e dolce come un sollievo. Grazie per avermi tenuta quando ho dubitato di me. Bastò. Gli addetti stampa parlarono il minimo indispensabile. Yağmur e Bar hanno deciso di dare priorità al loro benessere personale. Niente nuove date, niente promesse col megafono. In un mondo che misura l'amore in carati e copertine, loro scelsero la rivoluzione più grande, la discrezione. Scelsero di ricostruire mattone dopo mattone, lontano dal frastuono, con pazienza da artigiani. Forse ci sarà un altro matrimonio, forse no. Ma come ha scritto un fan con un lampo di saggezza? Gli occhi si sono già detti ciò che conta. E noi di Stelle Turche Rivelate continueremo a seguirli con rispetto, perché ci sono storie che chiedono più ascolto che curiosità, più cuore che clamore. Intanto, dentro quella casetta al margine di tutto, le giornate scorrevano come pendoli calmi. Colazioni lente, tè caldi, finestre appannate. Qualche risata che tornava a fare il nido, qualche lacrima lasciata colare senza vergogna. A volte lui leggeva ad alta voce pagine di un copione, come per ricordarle che il loro lavoro era arte prima che spettacolo. A volte lei, seduta sulle assi del portico, gli raccontava dei suoi sogni di bambina, quando ancora non sapeva che il successo può ringhiare. Ogni tanto il telefono vibrava. Proposte, curiosità, pressioni. Restava lì, a vibrare invano. C'è chi ha giurato di averli incrociati in un piccolo mercatino a pochi chilometri di distanza. Cappelli di lana calati sugli occhi, una borsa di tela piena di pane e frutta, un saluto rapido a una signora che non li riconobbe. C'è chi dice di averli visti seduti su una panchina a guardare i cani correre, con il fiato che usciva come fumo nell'aria fredda. Nessuna foto nitida, nessuna prova incontestabile. Solo briciole di normalità, come fossero pezzi di pane lasciati per ritrovare la via. Le famiglie, dicono, hanno rispettato. La madre di Yağmur ha imparato a respirare più piano, a parlare a bassa voce, a non chiedere. Il padre di Bar ha inviato una sola frase,
Quando la casa è forte, il vento la suona ma non la abbatte. La sorella, quella che aveva fatto trapelare la verità come chi lascia cadere una moneta, stavolta ha cucito la bocca. Gli amici più intimi hanno scelto di venire una volta soltanto, bussare, portare una torta e un abbraccio, e poi sparire senza far rumore. Così si fa quando si vuole bene. E voi? Voi che avete seguito ogni fotogramma di questa vicenda, credete che la prova li renderà indistruttibili, o che le crepe di quel giorno si vedranno sempre? Come linee sottili sulla porcellana più bella. Scrivetelo qui sotto. Siamo una comunità, e le vostre voci contano. Ricordate però, non tutto ciò che luccica è verità, e non tutto ciò che tace è vuoto. Qualche amore, per crescere, ha bisogno del buio. C'è una cosa che però nessuno potrà togliere da queste immagini. Quel se hai bisogno di tempo, il tempo è tuo, è entrato nel vocabolario delle promesse vere. E quel grazie per avermi tenuta ha infilato le chiavi di casa nella toppa dell'intimità. Non ci sono anelli, non ci sono lustrini, ma ci sono dita che si cercano nella notte, sguardi che si piegano l'uno sull'altro come rami. Se un giorno il campanello di quella villa sul Bosforo tornerà a suonare per una festa, sarà perché lo vorranno davvero, non perché lo vorrà la folla. Se invece decideranno che non serve, avranno già pronunciato il loro sì nella lingua segreta che solo loro capiscono. Nel frattempo, lasciamoli camminare. E restiamo qui, su stelle turche rivelate, con la promessa che quando sarà tempo di raccontare il seguito, lo faremo con la stessa cura con cui si piega una coperta all'angolo del letto. Grazie per averci seguito in questo viaggio fatto di attese e di fiati trattenuti. Voi rendete possibile questa narrazione. Restate con noi, iscrivetevi, condividete, e soprattutto portate rispetto alle storie che decidono di fiorire lontano dai riflettori. Anche nel caos, l'amore vero trova sempre il modo di farsi sentire. A volte, lo fa nel silenzio più profondo.